Lezione 1. Legami familiari. Mio nonno, mio fratello e mio zio sono tutti maschi nella mia famiglia. Interessante. Le dinamiche familiari possono essere piuttosto uniche. Sì, e mia madre è una donna che bilancia magnificamente il tutto. Deve essere bello avere figure maschili forti intorno a te. Decisamente. E mia nonna porta tanto calore alla nostra famiglia. Le nonne hanno spesso quel tocco speciale, vero? Lo fa. Le sue storie collegano la nostra storia familiare in modo significativo. Adoro ascoltare storie di famiglia, ci aiutano a comprendere le nostre radici. Esattamente. È meraviglioso vedere come ogni generazione contribuisce. Lezione 2. Dolci alla frutta. Avevo già visto quei frutti, ma non avevo mai pensato di usarli nei dessert. Sembra divertente sperimentare sapori diversi, non è vero? Assolutamente. Penso che potrebbero aggiungere un tocco unico alle ricette classiche. Sì, immagina una crostata con quei frutti, sarebbe delizioso. È un'ottima idea. Anche a me piacerebbe provare a preparare una macedonia di frutta. Una macedonia colorata può essere davvero rinfrescante, soprattutto d'estate. Ed è salutare, il che lo rende ancora migliore. Esattamente. Inoltre, puoi diventare creativo con la presentazione. Sono entusiasta di provarlo. Pianifichiamo presto una giornata di cucina. Lezione 3. Controllo degli accessi. È difficile controllare chi ha accesso alle informazioni sensibili online. Ecco perché è essenziale essere cauti con i nostri dati, giusto? Esattamente. Condividere troppo può portare a seri problemi di privacy. Sono completamente d'accordo. Usare password complesse è un buon inizio. Sì, e abilitare l'autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Questi sono ottimi consigli. Cos'altro possiamo fare per proteggerci? L'aggiornamento regolare del software aiuta anche a correggere le vulnerabilità. Ha senso. Rimanere informati sulla sicurezza è fondamentale. Di sicuro. Teniamoci aggiornati a vicenda su eventuali nuovi suggerimenti che troviamo. Lezione 4. Spirito di squadra. Di solito sostengo la squadra del mio paese durante le competizioni. È fantastico. L'orgoglio nazionale può essere così edificante durante le partite. Sì, ma apprezzo anche tutti gli atleti di talento provenienti da altri paesi. Assolutamente. È stimolante vedere tale abilità e dedizione in tutto il mondo. Lo sport unisce davvero le persone, no? Lo fanno. È meraviglioso celebrare il talento, indipendentemente dalla nazionalità. Adoro il modo in cui lo sport può creare amicizie oltre i confini. Esattamente. È tutta una questione di unità e rispetto reciproco. Ogni tanto guardiamo una partita insieme, sarà divertente. Lezione 5. Programma del sonno. È un ottimo consiglio. Non dimenticare di mantenere un programma di sonno coerente. Anche nei fine settimana, giusto? È così facile uscire dalla routine. Sì. Un buon programma di sonno mantiene i nostri corpi in sincronia.
trovo che mi sento molto meglio quando mi attengo a ciò. Lo stesso qui. Influisce davvero sul nostro umore e sui livelli di energia. Esattamente. È importante anche per la salute generale. Ricordiamoci a vicenda di tenere il passo con il nostro sonno. Mi piacerebbe. Un po' di responsabilità può fare molto. Di sicuro. Rendiamo insieme il sonno una priorità. Lezione 6. Politiche di cancellazione. Quando prenoto un viaggio, mi chiedo sempre quali siano le politiche di cancellazione. Questa è una considerazione intelligente. Di solito sono flessibili? Dipende dalla compagnia, ma molte sono piuttosto accomodanti. Buono a sapersi. Cosa dovrebbero cercare le persone in queste politiche? Dovrebbero verificare se ci sono costi per cancellazioni o modifiche. Ha senso. Preferirei un piano che offra cancellazioni gratuite. Assolutamente. Dà tranquillità quando si organizzano i viaggi. Ti è mai capitato di dover annullare un viaggio e di affrontare delle sfide? Sì, una volta ho dovuto cambiare programma, ma fortunatamente la politica mi è stata d'aiuto. Lezione 7. Lista della spesa. Solo latte e vaccino normale, per favore. Fatto. Mi assicurerò di prendere anche dei prodotti freschi. Sembra perfetto. Frutta e verdura fresca sono essenziali. Lo sono davvero. Rendono i pasti molto più sani e gustosi. Esattamente. C'è qualche frutto specifico che vuoi che prenda? Che ne dici di alcune fragole e banane? Sono i miei preferiti. Grandi scelte. Cercherò anche qualche verdura di stagione. Sarebbe meraviglioso. Gli ingredienti freschi fanno la differenza. Non vedo l'ora di cucinare qualcosa di delizioso con loro. Lezione 8. Eccellenza del servizio. Comprendiamo l'importanza di fornire un servizio eccellente a tutti i nostri ospiti. Assolutamente. Fa una tale differenza nella loro esperienza. Sì, quando gli ospiti si sentono apprezzati, è più probabile che ritornino. È vero. Un'atmosfera accogliente fa molto. Si tratta di creare momenti memorabili per loro. Esattamente. Ogni interazione conta, non importa quanto piccola. Facciamo un brainstorming su nuovi modi per migliorare il nostro servizio. Adoro quell'idea. Il miglioramento continuo è fondamentale. Insieme possiamo creare un'esperienza ancora migliore per tutti. Lezione 9. Raggiungere il cliente. Per raggiungere i clienti in modo efficace, creerò un sito web. È una mossa intelligente. Un sito web può mostrare bene le nostre offerte. Sì, e utilizzerò i social media per promuoverlo ulteriormente. Ottima idea. I social media sono un potente strumento di coinvolgimento. Esattamente. Ci aiuta a connetterci con un pubblico più ampio. Su quali piattaforme pensi di concentrarti? Penso che Instagram e Facebook sarebbero i migliori per le immagini. Sono d'accordo. I contenuti visivi possono davvero attirare l'attenzione.
Collaboriamo su alcune idee creative per i nostri post. Lezione 10. Centrotavola da soggiorno. Si è rivelato fantastico. Adesso è il pezzo forte del mio salotto. È meraviglioso! Un buon centrotavola può davvero unire una stanza. Sì, attira l'attenzione e aggiunge carattere allo spazio. Cosa hai utilizzato per crearlo? Ho combinato alcuni colori e texture vivaci per un look invitante. Sembra bellissimo! Adoro quando l'arredamento riflette lo stile personale. Esattamente. Fa sentire lo spazio più come a casa. Mi piacerebbe vederlo. Forse posso trarre ispirazione per casa mia. Ovviamente. Presto avremo una piccola vetrina di decorazioni. Lezione 11. Piani per la colazione. Suona bene. Cosa mangeremo per colazione? Che ne dici di un toast e un caffè? È una combinazione classica. Sembra perfetto. Adoro iniziare la giornata con una tazza di caffè caldo. Anche io. E i toast possono essere così versatili. Possiamo aggiungere diversi condimenti. Assolutamente. Mi piace l'avocado sul pane tostato, è sano e delizioso. È un'ottima scelta. Potrei optare per burro di arachidi e banana. Yum. Anche questa è un'opzione gustosa. Iniziamo a cucinare. Sì, sono emozionato. La colazione è il miglior pasto della giornata. Lo è davvero. Rendiamolo un divertente rituale mattutino insieme. Lezione 12. Acquisto di articoli di cancelleria. Bene, buon shopping. Divertiti con la tua nuova cancelleria. Grazie. Sono davvero entusiasta di scegliere alcune forniture interessanti. La cancelleria può essere molto divertente, soprattutto con tutti i colori e i disegni. Infatti, no, adoro usare graziosi quaderni e penne colorate. Possono davvero ispirare la creatività nel tuo lavoro. Esattamente. Inoltre, rende lo studio più piacevole. Hai un tipo di cancelleria preferito? Sono un grande fan dei foglietti adesivi, mi aiutano a rimanere organizzato. Ottima scelta. Vediamo quali oggetti unici puoi trovare oggi. Lezione 13. Visita al Parco Nazionale. C'è un parco nazionale non lontano da qui. Veramente? È facile arrivarci con i mezzi pubblici? Sì, è abbastanza accessibile. Il servizio autobus va direttamente lì. È conveniente. Adoro esplorare i parchi e la natura. Anche io. È un ottimo modo per fuggire un po' dalla città. Quali attività possiamo fare lì? Sentieri escursionistici e viste panoramiche sono sicuramente punti salienti. Sembra perfetto. Mi piacerebbe fare qualche foto del paesaggio. Pianifichiamo presto una gita di un giorno per goderci l'aria fresca e la bellezza. Lezione 14. Invenzioni storiche. L'invenzione di cui ho letto era una macchina elettrica utilizzata per registrare i prezzi delle azioni. Sembra affascinante. Come ha funzionato esattamente? Ha automatizzato il processo, rendendolo molto più semplice per i trader.
Ciò deve aver cambiato il modo in cui le persone investono in azioni. Assolutamente. È stato un progresso significativo nella tecnologia finanziaria. Innovazioni del genere possono davvero plasmare interi settori. Sì, e spesso portano a ulteriori invenzioni in futuro. Adoro conoscere come la tecnologia sia evoluta nel tempo. La prossima volta esploreremo più invenzioni, è così interessante. Lezione 15. La Chiesa dei bambini. Di solito è considerato dannoso per i bambini assistere a lunghe funzioni. Ecco perché molte chiese hanno una chiesa separata per i bambini o una scuola domenicale. Esattamente. Li mantiene impegnati e imparano al loro livello. È importante che si sentano inclusi pur essendo adatti alla loro età. Sì, e consente ai genitori di concentrarsi sul servizio senza distrazioni. Penso che avere uno spazio dedicato ai bambini sia un'ottima idea. Assolutamente. Promuove il senso di comunità tra i giovani membri. Parliamo di come possiamo sostenere questi programmi nella nostra zona. Mi piacerebbe. È essenziale coltivare la prossima generazione. Lezione 16. Dimensione del gruppo. Ovviamente. Quante persone ci saranno nel tuo gruppo? Saremo 20 in totale. È gestibile? Sì, sembra un gruppo di dimensioni divertenti per le nostre attività. Lo penso anch'io. È abbastanza grande per avere diversità, ma abbastanza piccolo per rimanere organizzato. Esattamente. Sarà più facile coordinare i piani con quel numero. Quali attività pensi che dovremmo includere? Suggerisco alcuni esercizi e giochi di team building per rompere il ghiaccio. Ottima idea! Aiuterà tutti a sentirsi più a proprio agio. Assicuriamoci di pianificare alcuni momenti divertenti per tutti. Lezione 17. Esercizio e hobby. Trovo il tempo per l'esercizio fisico e gli hobby che mi piacciono. È una buona idea. Che ne dici di stabilire dei limiti per proteggere quel tempo? Assolutamente. È essenziale dare priorità a ciò che ci rende felici. Sì, e aiuta a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Cerco di programmare i miei allenamenti proprio come qualsiasi appuntamento importante. È intelligente. Dovrei fare lo stesso con i miei hobby. Si tratta di trovare tempo per ciò che amiamo. Incoraggiamoci a vicenda a restare fedeli alle nostre routine. Decisamente. Avere un sistema di amici rende più facile rimanere impegnati. Lezione 18. Entroterra australiano. Le zone secche e remote dell'Australia, conosciute come Outback, sono affascinanti. Sì, contengono diversi paesaggi sabbiosi e rocciosi, giusto? Esattamente. È un ambiente unico con la sua bellezza. Mi piacerebbe esplorare l'Outback un giorno. Sembra così avventuroso. Lo è davvero. La vastità e l'isolamento possono essere piuttosto accattivanti. Pensi che sia facile viaggiare in quelle zone? Può essere impegnativo, ma ci sono tour disponibili per i visitatori. Sembra un ottimo modo per sperimentarlo in sicurezza. Pianifichiamo un viaggio lì un giorno per un'avventura indimenticabile.
Lezione 19. Misteri letterari. Il mondo dei libri può essere un mistero continuo per gli oppositori dei versetti satanici. Questo è un argomento intrigante. Cosa trovi più affascinante in questo? Solleva interrogativi sull'interpretazione e sulla libertà di espressione. Assolutamente. La letteratura spesso sfida le norme e le credenze sociali. Alcune persone lo trovano minaccioso mentre altri lo vedono come arte. È interessante come prospettive diverse possano portare a emozioni così forti. Sì, ed è essenziale discutere apertamente queste differenze. Sono d'accordo. Comprendere diversi punti di vista arricchisce le nostre esperienze di lettura. La prossima volta approfondiamo le discussioni letterarie. Lezione 20. Fuga in spiaggia. Sto considerando una vacanza sulla spiaggia da qualche parte con coste meravigliose. Sembra fantastico. Hai in mente un luogo specifico? Stavo pensando di visitare un'isola tropicale o una città costiera. Entrambe le opzioni sembrano deliziose. Adoro rilassarmi in riva all'oceano. Anche io. Il suono delle onde è così rilassante. Inoltre, ci sono tante attività divertenti da svolgere in spiaggia. Esattamente. Nuoto, snorkeling e beach volley sono tutte ottime opzioni. Pianifichiamo insieme questo viaggio. Sarà un'esperienza meravigliosa. Non vedo l'ora. Una vacanza sulla spiaggia sembra la fuga perfetta. Lezione 21. Programmi per la cena. Non male. Ho intenzione di preparare la cena stasera. Oh, veramente? Cosa stai facendo? Sto pensando di preparare un delizioso piatto di pasta con un sugo fatto in casa. Sembra meraviglioso. Adoro la pasta. Che tipo di salsa stai preparando? Utilizzerò pomodori freschi, aglio e basilico per una classica marinara. Yum! Sembra così fresco e saporito. Hai un ingrediente segreto? Un pizzico di zucchero aiuta sempre a bilanciare l'acidità dei pomodori. Dovrò ricordare quel suggerimento. Lo stai abbinando a qualcosa? Sì, lo servirò con una semplice insalata e pane all'aglio come contorno. Lezione 22. Diversità della forza lavoro. È vero, può portare a una forza lavoro più diversificata e inclusiva. Assolutamente. La diversità porta sul tavolo prospettive e idee diverse. Migliora davvero la creatività e la risoluzione dei problemi all'interno dei team. Sì, e aiuta a creare un ambiente di lavoro più dinamico. Credo che le aziende traggano grandi benefici dall'adozione dell'inclusività. Decisamente. Promuove un senso di appartenenza per tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, attrae una gamma più ampia di talenti. Esattamente. È una situazione vantaggiosa sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. Sosteniamo questi valori nel nostro posto di lavoro. Lezione 23. Abilità di presentazione. Ho fatto anche alcune presentazioni, è un'abilità che vale la pena padroneggiare. È fantastico. Presentare può davvero aumentare la tua sicurezza. Sì, e aiuta a migliorare le capacità di comunicazione in generale. Sono d'accordo. Quali suggerimenti hai per chi è nuovo nel fare presentazioni?
La pratica è la chiave. Conoscere bene il proprio materiale fa un'enorme differenza. Sembra utile. Cercherò di provare di più prima del prossimo. Inoltre, interagire con il tuo pubblico può rendere la tua presentazione più efficace. Questo è un buon punto. Lavorerò per stabilire un contatto visivo e fare domande. Te la caverai alla grande. Si tratta di connettersi con i tuoi ascoltatori. Lezione 24. Organizzazione del trasporto. Ottima idea. Possiamo organizzare anche il trasporto in hotel? Assolutamente. Posso aiutarti in questo. Preferisci un taxi o una navetta? Una navetta sarebbe più economica, credo. Ottima scelta. Le navette sono solitamente più convenienti per i gruppi. Sì, e spesso ti lasciano proprio all'ingresso dell'hotel. Esattamente. Controllerò il programma e lo prenoterò per noi. Grazie. Questo mi toglie un peso dalla mente. Nessun problema. Assicuriamoci che tutto sia in ordine prima di partire. Sembra un piano. Apprezzo il tuo aiuto. Lezione 25. Spettacoli locali. Suono ormai da circa 5 anni e occasionalmente mi esibisco nei bar locali. È fantastico. Deve essere emozionante condividere la tua musica con gli altri. Lo è davvero. L'atmosfera in quei caffè è così calda e accogliente. Posso immaginare. Suoni le tue canzoni originali o le tue cover? Principalmente cover, ma ho iniziato a incorporare alcuni dei miei pezzi originali. È fantastico. È un ottimo modo per mostrare il tuo talento. Grazie. Mi piace la sfida di esibirmi dal vivo. Mi piacerebbe venire a vederti suonare qualche volta. Sarebbe fantastico. Ti farò sapere quando sarà il mio prossimo concerto. Lezione 26. Prenotazione alberghiera. Ottima idea. Per favore, prenotalo per me. Va bene. La tua camera è prenotata. Buon soggiorno. Grazie. Apprezzo che tu te ne sia preso cura per me. Nessun problema. È un piacere aiutarti. Hai bisogno di altro? Sarebbero utili solo i dettagli sugli orari di check-in e check-out. Sicuro. Ti invierò tutte le informazioni di cui hai bisogno. Perfetto. Rende la pianificazione molto più semplice. Sono felice di saperlo. Buon viaggio. Grazie ancora. Non vedo davvero l'ora. Lezione 27. Ruoli lavorativi. Anna ha accettato un lavoro occupandosi dei figli degli altri. Sembra gratificante. Come si trova finora? Lo adora. I bambini la tengono occupata. È meraviglioso. Deve essere appagante contribuire a plasmare le loro vite. Assolutamente. È una grande responsabilità, ma le piace ogni momento. E Luisa si occupava della casa, giusto? Sì, tiene tutto in ordine e si occupa delle faccende domestiche. È fantastico che entrambi abbiano trovato ruoli adatti a loro. Decisamente.
costituiscono una grande squadra che bilancia le proprie responsabilità. Lezione 28. Incontrare nuove persone. Ciao, mi chiamo Jack. Come ti chiami? Sono Lisa, piacere di conoscerti. Piacere di conoscere anche te, Lisa. Come stai oggi? Sto bene, grazie. Mi sto semplicemente godendo la giornata. È fantastico sentirlo. Sei stato qui prima? No, questa è la mia prima volta. Sono entusiasta di esplorare. Lo adorerai qui. C'è così tanto da vedere e da fare. Non vedo l'ora di dare un'occhiata a tutto. Qualche consiglio? Assolutamente. Suggerirei di visitare il mercato locale, è vibrante e divertente. Lezione 29. Ricordi del falò. Di notte ci sedevamo attorno a un falò e cantavamo canzoni. Sembra un'esperienza davvero divertente. Hai arrostito i marshmallow? Sì, arrostivamo i marshmallow e preparavamo gli s'mores. Questo è il migliore. Le canzoni del falò uniscono sempre tutti. Esattamente. Crea un'atmosfera così calda e amichevole. Hai una canzone preferita per il falò? Adoro cantare Kumbaya, è un classico. È un'ottima scelta. Cattura davvero lo spirito del campeggio. Pianifichiamo un viaggio in campeggio, mi piacerebbe rivivere quei momenti. Lezione 30. Prezzi ragionevoli. I prezzi sono ragionevoli in quel negozio? Sì, spesso hanno buoni saldi e sconti. È fantastico. È sempre bello trovare buoni affari. Assolutamente. Adoro fare shopping quando posso risparmiare un po' di soldi. Hai qualche oggetto preferito che cerchi abitualmente? Controllo sempre i vestiti e l'arredamento della casa. Sono ottime scelte. È divertente rinfrescare il tuo guardaroba. Decisamente. Andiamo a fare shopping insieme la prossima volta. Sembra un piano. Non vedo l'ora. Lezione 31. Ripartizione degli utili. Quando si discute della ripartizione dei profitti e delle perdite, è essenziale trovare un giusto equilibrio. Vedo da dove vieni. Che ne dici di considerare un approccio basato sulla percentuale? Potrebbe funzionare bene. Garantisce che tutti ricevano una quota equa in base ai propri contributi. Esattamente. Inoltre, motiva tutti a lavorare di più per ottenere risultati migliori. Giusto. Anche la trasparenza del processo è fondamentale per mantenere la fiducia. Assolutamente. Una comunicazione chiara può prevenire malintesi tra i membri del team. Elaboriamo una proposta che delinei questo approccio per il nostro prossimo incontro. Buona idea. Credo che ci aiuterà ad andare avanti senza intoppi. Non vedo l'ora di vedere come si sviluppa questo piano. Lezione 32. Leggi sulla segregazione. Negli Stati Uniti, soprattutto nel sud, esistevano leggi sulla segregazione che proibivano ai neri e ai bianchi di mescolarsi. Questa è una parte preoccupante della storia. È difficile credere che tali leggi esistessero. Sì, mette davvero in luce le profonde divisioni nella società di quel periodo.
Quelle leggi influenzavano tanti aspetti della vita, dalle scuole alle strutture pubbliche. Esattamente. È importante ricordare questa storia per capire quanta strada abbiamo fatto. E riconoscere che c'è ancora molto lavoro da fare per l'uguaglianza e la giustizia. Assolutamente. Discussioni come questa sono cruciali per la consapevolezza e il cambiamento. Continuiamo a educare noi stessi e gli altri su questi temi. Decisamente. La conoscenza è potere nella lotta contro la discriminazione. Lezione 33. Strategie di negoziazione. È vero. Quali altre strategie di negoziazione utilizzi solitamente? Spesso inizio costruendo un rapporto con l'altra parte. Aiuta a creare un'atmosfera positiva. È un ottimo approccio. Stabilire la fiducia può portare a risultati migliori. Sì, e mi piace anche prepararmi a fondo, conoscendo i miei obiettivi e i miei limiti. È intelligente. Essere ben preparati ti dà sicurezza durante le negoziazioni. Sono d'accordo. Inoltre, essere flessibili può aiutare a trovare un terreno comune. Assolutamente. A volte i compromessi portano alle soluzioni migliori per tutti. Condividiamo le nostre esperienze e impariamo gli uni dagli altri per migliorare le nostre capacità. Mi piacerebbe. Insieme possiamo diventare negoziatori migliori. Lezione 34. Idee per la cena. Ehi, stasera ho voglia di qualcosa di delizioso per cena. Qualche idea? Che ne dite di provare un piatto di pasta fatta in casa? È sempre un successo. Sembra fantastico. Adoro la pasta, è così versatile. Esattamente. Puoi aggiungere tutti gli ingredienti che preferisci, dalle verdure alla carne. Che ne dici di una cremosa salsa Alfredo? È uno dei miei preferiti. Sì, posso già immaginare quanto sarebbe delizioso. Raccogliamo gli ingredienti e cuciniamo insieme. Ci sto. Cucinare può essere davvero divertente, soprattutto in buona compagnia. Non vedo l'ora. Sarà una serata gustosa. Lezione 35. Il sabato del cinema. Cosa piace fare a tuo fratello il sabato pomeriggio? Adora andare al cinema con i suoi amici. È la loro tradizione del fine settimana. Sembra divertente. Che tipo di film guardano di solito? Principalmente cartoni animati e film d'azione. Amano una bella avventura. I cartoni animati sono fantastici per tutte le età, riportano sempre alla mente ricordi. Esattamente. È bello avere qualcosa di spensierato con cui divertirsi. Parla mai dei film dopo il suo ritorno? Sì, spesso condivide con noi le sue scene e i suoi personaggi preferiti. Deve essere un ottimo modo anche per lui di legare con i suoi amici.